Sono Gabriella Kunz, presidente dell'OMD di Domaso. La società è stata fondata nel 1948 da mio nonno, ingegner Emil Kunz, e da mio papà Hans Kunz. I miei genitori, mio nonno e mio papà, venivano qui a Domaso in vacanza già prima della guerra. Subito dopo la guerra hanno deciso di trasferirsi qua perché era così bello lavorare dove si poteva fare vacanza. E allora hanno venduto tutto in Svizzera e esattamente dove mettevano la tenda, qui a bordo del lago, hanno comprato il terreno e hanno cominciato a erigere la prima parte del capannone. Poi di anno in anno lo hanno ingrandito fino alla dimensione attuale. Mio nonno era un ingegnere meccanico e venendo qui, facendo un giro in bicicletta da tutte le ditte della zona fino nelle chiese, mio papà aveva percepito il bisogno di fare delle macchine per le molle. Il primo cliente è stato uno che fa: io ti compro la macchina se tu mi fai una bella avvolgitrice per 9 mm. Mio papà, tutto contento con la bicicletta, è venuto a casa, l'ha detto a mio nonno in pochi mesi ha disegnato la macchina e dal primo momento era perfettamente funzionante. Fino a una decina d'anni fa so che funzionava ancora. Mio nonno è stato il primo a costruire una macchina che avvolgesse la molla sia a destra che a sinistra contemporaneamente, usando il settore sia in avanti che indietro. Mio papà era invece un ottimo venditore, sapeva vendere le macchine, credeva ovviamente nelle macchine che produceva mio nonno perché erano molto buone e gli era molto più facile venderle. Essendo mio papà di madrelingua tedesca, riusciva molto più facile vendere in Germania e quindi tutte le prime fiere le ha sempre fatte in Germania e c'era anche un mercato molto più fiorente. Poi aveva imparato l'italiano, ha venduto molto bene grazie a Fiat a Torino. Ha sempre puntato molto sulle fiere. Sin da piccola mio nonno tante soluzioni le studiava disteso sul divano con una bella pipa lunga in mano, il suo cagnolino di fianco e gli veniva in mente un'idea, me la schizzava tante volte su un tovagliolo, sul primo pezzo di carta e mi spiegava che cosa stava facendo e l'ho sempre trovato molto interessante. Io ancora adesso ricordo l'odore della pipa e il disegno meccanico. Ricordo che quando sono entrata c'erano ancora le vecchie macchine da scrivere, bisognava fare 1000 fogli per le copie e ho fatto il primissimo corso di DOS e di Lotus 123 e poi ho implementato tutta la computerizzazione in azienda fino a soluzioni anche CAD tridimensionale che si usa adesso per progettare. Ho inserito un gestionale sempre in via di miglioramento per il controllo della produzione, per tutti i flussi commerciali e anche tecnici. Ho investito tantissimo in ricerca e sviluppo e ho puntato tantissimo nel servizio post vendita, perché non è solo la vendita di un buon macchinario, ma è l'assistenza. Il cliente deve sentirsi coccolato e aiutato nel momento del bisogno. Ho sempre visitato personalmente i vari mollifici per cercare di percepire dove sono i loro bisogni, dove puntano le nuove soluzioni tecniche, che molle ci saranno nel futuro e ho sempre cercato di arrivare per prima a una nuova macchina per risolvere il loro problema. Devo dire che ho ereditato qualcosa già di molto valido, quindi è più facile partire da qualcosa che già funziona bene, dove c'è un ottimo prodotto, dove il cliente già ti apprezza molto. Ovviamente non si può rimanere galleggiando sugli allori, ma bisogna anche darsi da fare. Sempre cercando nuove soluzioni, nuove tecnologie, osando, perché il rischio nell'inventare qualcosa di nuovo non sempre va bene, ma quando va bene è veramente quella marcia in più.
Io sono Giulia Motti, sono la quarta generazione della OMD SPA, Officina Meccanica Domaso. Ad oggi abbiamo 50 collaboratori e ci affidiamo anche al lavoro di numerose ditte esterne che ci aiutano ad ottenere il nostro prodotto finale. I nostri prodotti sono molatrici per lo più, siamo infatti leader mondiali nella produzione delle molatrici con la più vasta gamma di macchinari di questo genere. Inoltre abbiamo anche avvolgitrici, torni, smussatrici e multiformer. I nostri macchinari lavorano filo dal 0,1 fino a 100 mm di diametro. Sono sempre interconnessi e permettono ai nostri clienti di avere il pieno controllo dei costi della produzione. Da qui a 10 anni è difficile prevedere il futuro, sicuramente punteremo sempre sull'innovazione e sulla tecnologia. Cercheremo di sviluppare macchine sempre più sicure, con i processi più critici robotizzati e i software sempre più user-friendly, così da rendere anche più facile la vita per gli operatori.